Oggi, questa mattina, parliamo di un argomento che mi ha proposto il nostro amico Gun Blood Scissor. Qua vi mando la richiesta che ha fatto con un super chat in una mia premier. Mi ha donato 10 € perché io possa parlare di un argomento. Ormai lo fa molto spesso e invito tutte e tutti voi che, se volete che io parli di un argomento a vostra scelta, mi donate 10, 20 o più euro. Mi raccomando, seguite il suo esempio. Allora, grazie mille carissimo amico Gunblood Scissor della tua donazione di 10 €. Cosa ne pensi delle musiche fatte con l'intelligenza artificiale? Sono migliori di quelle di Sanremo? A questo punto è un'affermazione. Allora, cosa ne pensi delle musiche fatte con intelligenza artificiale? Sono migliori di quelle di Sanremo, dice il nostro amico. Voi che opinate? Sono migliori o no le musiche fatte con intelligenza artificiale di quelle di Sanremo? A questo punto gli autori faranno fare le musiche all'intelligenza artificiale con i loro testi, o addirittura faranno fare pure i testi all'intelligenza artificiale, perché ultimamente i testi non è che brillino esattamente. Comunque adesso passo a anche fare colazione, intanto che mi servo un mate, intanto che rispondo. Io mi ricordo che fece scandalo negli anni 60-70 un po' che questo vecchio cellulare si sforza e a volte non è così veloce. Ma mi ricordo ecco l'incubo di ogni diretta che non funziona il wifi, che c'era il cosiddetto playback. Il famoso playback, ecco, finalmente è arrivata. Il termine playback si riferisce principalmente alla riproduzione di un brano audio, musicale o recitato precedentemente registrato, quindi anche una canzone con musica, semi di girasole tostati, bruscolini. Ah no, semi di zucca, sì, sono di zucca, non di girasole. Il termine playback si riferisce principalmente alla riproduzione di un brano audio, musicale o recitato precedentemente registrato, su cui un artista simula un'esecuzione dal vivo.
quindi prima dell'intelligenza artificiale c'era il playback. A seconda del contesto può indicare diverse cose: spettacolo e musica, sincronizzazione labiale, lip sync o sync, la tecnica utilizzata da cantanti o attori che muovono le labbra a tempo con una traccia preregistrata durante concerti o riprese televisive. Sanremo. Storicamente il playback è stato persino obbligatorio al Festival di Sanremo nel 1984 per evitare problemi tecnici durante le dirette. Gruppo musicale. Esiste un gruppo K-pop femminile chiamato Playback che ha debuttato nel 2015. Le polemiche che ci sono state a Sanremo per il playback: era tutto già registrato, era il disco che mettevano e i cantanti facevano finta di cantare, ma già dall'inizio di Sanremo. Tecnologia e software, vabbè. Cinema e serie, no no, a noi ci interessava Sanremo. Mi ricordo lo scandalo del playback. Ah, mi ricordo lo scandalo. Qua adesso mangio una noce. Lo scandalo del playback, quindi già anche prima dell'intelligenza artificiale, magari perché i cantanti dovevano fare delle tournée larghe, magari perché non gli andava di sforzarsi, o magari perché dal vivo avevano paura, o magari perché dal vivo cantavano peggio, o dovevano andare anche nei concerti a fare a notte 2 o 3 concerti perché intervenivano in diversi tornei musicali, competizioni canore. E quindi che cantavano anche nei concerti, nelle serate, nelle sagre popolari in playback, e tu lo potevi vedere chiaramente. Era l'appariziano, che a volte non sempre si riusciva ad andare in sincrono con la registrazione, ma a volte proprio si usciva fuori sincrono. Ecco, per i cantanti che cantano veramente a volte si fa qualche stecca. Per quelli che cantavano e che continuano a cantare con il playback, a volte si fa qualche fuori sincrono. È molto utile meditare, mi raccomando, meditate. Adesso però la domanda era, avendo visto che già nel passato c'era questo playback, che è l'antesignano dell'intelligenza artificiale, in quel caso si metteva un disco, una registrazione su nastro, che forse molti di voi neanche sanno che cos'è un nastro, una cassetta. Io poi farò un video, se vi interessa commentate qui sotto in chat se vi interessa che io parli dei nastri. Li chiamavamo nastri, poi l'obsolescenza tecnologica ha fatto sì che non si possano più utilizzare. Oppure i cd, molti di voi neanche li conoscono i cd, e anche quelli l'obsolescenza programmata fa sì che ormai non si mettano. Mandorle, pistacchio. Adesso dicevo,
secondo me, non so, magari qualcuno riuscirà a utilizzare, ecco, parliamo dell'intelligenza musicale, com'era la domanda? Che vado in palla. Cosa ne pensi delle musiche fatte con l'intelligenza artificiale? Il nostro amico Gun Blood Scissor sostiene sono migliori di quelle di Sanremo. A questo punto gli autori faranno fare le musiche all'intelligenza artificiale con i loro testi e magari anche faranno fare i testi all'intelligenza artificiale. Beh, come dire, il problema dell'intelligenza artificiale nella musica, ma anche in altre cose, perché si parla che YouTube starebbe sanzionando i canali che ne fanno abuso, non che ne fanno uso, e che l'intelligenza artificiale è uno strumento e come tale deve essere utilizzato. Se tu fai una produzione massiva di video con intelligenza artificiale, e questo a YouTube non piace, volevo pausare il video ma purtroppo il bottone della pausa sta vicino a quello dello stop e allora purtroppo dovrò perdere ore e ore a editare le due parti. Però diciamo se la gente carica fa migliaia di video con l'intelligenza artificiale tutti uguali tra di loro, è logico che YouTube poi castiga i canali, butta giù i video e altro ancora. A me non è successo, a me non è successo che YouTube mi castighi in questo modo, perché io faccio video unici. Poi di non fare troppi video con intelligenza artificiale, altrimenti diventa monotona la cosa, con quella voce che invece di dire nel 1983 successe questa cosa, nel 1.983 successe questa cosa, mettono voci da loquendo che logicamente non attraggono pubblico. Quindi, come dire, dovete essere originali e i cantanti dovrebbero essere originali. Dicevo, l'intelligenza artificiale come strumento da lavoro. Se tu sai comporre dei buoni testi, dei buoni brani musicali e chiedi assistenza all'intelligenza artificiale per migliorarli, sapendo come chiedere cosa, allora logicamente l'intelligenza artificiale è un grande aiuto. Ma se tu fai fare tutto all'intelligenza artificiale, come io ho fatto alcune immagini, fa quello che vuole, crea il contesto che vuole. In più, comporre dei brani musicali con l'intelligenza artificiale non è facile, diventa sempre più complesso, quasi quasi devi essere un perito informatico per riuscirci. Però se riesci veramente nell'impresa, auguri. È un po' come il discorso che soprattutto è stato rilanciato da Jean-Michel Jarre, famoso musicista di musica elettronica francese, che lui suonava con i sintetizzatori, le tastiere elettroniche,
addirittura che c'erano degli effetti speciali laser, che lui toccava le luci e suonava. E all'epoca fece scandalo perché dicevano: ah, ma quella musica elettronica non è musica, perché anche con i sintetizzatori lui programmava sequenze di melodie, di armonie, che bastava che toccava qualcosa e continuava ta 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 ti 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 ta 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 tu 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 tu. Toccava 1000 bottoni, 1000 luci laser, e tutte avevano il loro ritornello in simultaneo. Però alla fine impose un genere. Non bisogna mai arrendersi di fronte alle critiche, ma bisogna intraprendere il giusto cammino. Se invece si fanno le cose a cavolo, ecco, magari si vince un Sanremo ma non rimane nulla dopo, è solo la novità del momento. Quindi, come dire, per me è importante l'originalità. Che cosa si fa con l'intelligenza artificiale? Perché se no fai comporre l'intelligenza artificiale una canzone, una musica, mandi un drone a ballare, cantare, suonare in tua vece e vinci a distanza il concorso. Ecco, a Sanremo non ci va più una persona, ci saranno invece che compositori, cantautori, ci saranno droidi. Biscotto con burro di arachidi. Ci saranno insomma degli incentivi a non creare più nulla. Ma tutto sta nel pubblico. Purtroppo, se la gente preferisce il reggaeton alla musica classica, che cosa ci si può aspettare in futuro? Che si rimpiangerà il reggaeton, almeno quello era fatto da musicisti. Stum tutum tum tutum tum tutum, bella mia ti porto i fiori, la la la. Cioè, minimo di composizione ce l'ha il reggaeton. Non dico come la musica di Johann Sebastian Bach o di Mozart, ma minimo di composizione ce l'ha. Adesso con l'autotune nessuno è stonato, o sono stonati tutti allo stesso modo. Con l'intelligenza artificiale ti crei i testi e la musica, poi vai a Sanremo e canti in playback, e chi è che vince? Uno non è neanche il performante della propria canzone e musica.
perché mette la registrazione di sottofondo, la voce non è la sua ma è clonata. E poi io dovrei andare a comprare dei brani musicali magari in mp3 che deforma la musica, il formato mp3 di un signore che non ha cantato, non ha suonato, non ha composto, ma è stato lì a mettere la faccia per il poster, per la miniatura dell'mp3. Spero che questo succeda tra 100 anni in modo da non poterlo vedere. Però purtroppo è il futuro che ci siamo meritati, capito? Come mi merito io per un errore il fare 8 ore di edizione per questo video. Spero che vi sia piaciuto. Qua se potete comprate una super chat, uno sticker, questo ve lo chiedo come lo chiedono i grandi youtubers, incluso Piedi e Pie e Mr Beast, per supportare questo canale, così cambio subito di cellulare. Questo Motorola Moto E7 Power che lo porto in giro a fare gli short per la strada, ormai perde colpi, ogni tanto lo devo rinizializzare, dargli restart, riavviarlo, intanto lo devo riavviare perché allora mi raccomando supportatemi almeno con 10 € come fa il nostro carissimo amico Gamblad Scissor, proponendomi degli argomenti. Certo, vi ho chiesto solo adesso di partecipare nella super chat con gli sticker, nella chat con la super chat con gli sticker, ma potete comprare un abbonamento, regalare un abbonamento o più di un abbonamento, e anche quando non starete più nella Premier potete chiedermi un argomento o abbonandovi, minimo sono 99 centesimi di dollaro, ma e anche meno di euro, ma mi raccomando, perché richiedere un argomento 5 10 20 dollari, 10 20 dollari sarebbe l'ideale, perché mi sto avvicinando ai 100 dollari che quando YouTube mi paga, YouTube ragiona in dollari. E poi potete comprare un super grazie in modo che il vostro commento sia evidenziato, e ditemi qual è l'argomento del quale voi volete che io tratti in un prossimo video. Poi mi raccomando, se voi vedete un mio video vecchio di molti anni fa che magari dura un'ora, un'ora e mezza, due, siccome io non posso riguardare tutto il video, allora voi comprate un super grazie e commentate sotto il video che vi è piaciuto Santen Chan, Santen Chan al minuto tanto 23 con 59 secondi, 24 con 30 secondi, hai parlato di queste cose o hai parlato di questa cosa o di tale evento, vorrei un approfondimento e io ci rifaccio un video, perché altrimenti non so a cosa vi riferite. Dovete dirmi il minutaggio del video e fare una donazione almeno di 4 5 euro, 3 euro, 4. E poi se proprio non mi potete aiutare economicamente, non mi potete sostenere, supportare economicamente, mi raccomando, guardate, commentate i miei video, dategli like e condivideteli a quante più persone possibili affinché anche altri possano commentarli. Vi ringrazio di tutto, adesso devo tagliare perché l'edizione si farà pesante, altrimenti avrei continuato
molto più tempo. Grazie infinite Gambler Scissor della tua gentile donazione. Prendo la vitamina. Non mi allungo più perché so che dovrei finire di fare un po' di colazione, ma so che adesso ci vorranno 5-8 ore per editare le due parti, che il video purtroppo si è tagliato. E mi raccomando che adesso devo uscire, poi dovrò lasciare il computer editando, che c'ho un AMD 4007S. Io pensavo che fosse Ryzen 4007 quando l'ho comprato nel 2022, invece era 4007 senza Ryzen, quindi è lentissimo. Mini componente c'è dentro. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi. Ho fatto altri 14 minuti, ogni minuto in più saranno decine di minuti di edizione. Grazie di tutto, grazie di cuore, arrivederci. E grazie carissimo amico Gunblood Scissor. Cosa ne pensi delle musiche fatte con intelligenza artificiale? Sono migliori di quelle di Sanremo? E a questo punto, al giorno d'oggi, lo credo bene. A questo punto gli autori faranno fare le musiche all'intelligenza artificiale con i loro testi, ma anche le canzoni già stanno facendo. Pensa che Sanremo ormai si è ridotta a prendere i cantanti e i musicisti da TikTok e dalle reti sociali, da YouTube, capito? Non come una volta che facevano la gavetta per anni e anni. Adesso direttamente dalle reti sociali arrivano. Quindi grazie Gunblood Scissor della tua donazione di 10 euro. Poi parleremo in un altro video di Sanremo, che si è ridotto a prendere i cantanti da destra e manca, da sopra e sotto, avanti e indietro, su e giù, a chiedere di pagare per il televoto da casa. Ma vabbè, sarà oggetto di un altro video. Ciao, vi lascio dei video consigliati, non lasciate di seguirmi. E se mi seguite per la prima volta, continuate a seguirmi. Arrivederci, ciao.